Dopo una breve pausa natalizia, eccoci qui con il primo episodio di How to Kart dell'anno nuovo. Quando ci si avvicina per la prima volta al mondo del karting, tutti si ritrovano dispersi nella giungla dei marketplace di Facebook e degli annunci di subito.it, alla ricerca del kart perfetto. Tuttavia, spesso, come è capitato anche a me in passato, quando si trova un annuncio interessante e poi si va fisicamente a vedere il kart, spesso non si sa esattamente cosa controllare per valutare l'offerta. Per questo, oggi ho deciso di darvi 5 consigli che vi aiuteranno a capire se il kart in questione fa per voi o meno. Piccola parentesi, ciò che sto per dirvi ovviamente va contestualizzato al kart che stiamo valutando. Se ad esempio stiamo valutando un kart completo di motore venduto a 1000 euro, non possiamo nemmeno avere troppe pretese, mentre se stiamo valutando un telaio con 2 uscite venduto a 4000 euro, è giusto essere puntigliosi. Perciò eccoci qui con un Birel S11 della Renda Motorsport che utilizzeremo come cavia per questo video. In primis, quando si valuta un kart bisogna controllare le condizioni generali del mezzo, controllando che non abbia danni evidenti dovuti a qualche incidente importante. Per intenderci, un conto è un adesivo appena segnato da un contatto, mentre una plastica pesantemente deformata può non essere un buon segno. Ma ovviamente sul kart, più che l'estetica, dobbiamo controllare che tutte le componentistiche siano in buono stato e che ne garantiscano quindi un corretto funzionamento. Ad esempio, i cuscinetti devono ruotare in modo fluido e senza rumori strani. Anche ai dischi del freno va prestata particolare attenzione, assicurandosi che non ci siano dei salti particolarmente pronunciati al tatto, dato che ne dimostrerebbero un'eccessiva usura o un utilizzo sbagliato a livello di pastiglie. Ma oltre ai dischi ovviamente va controllato anche il resto dell'impianto frenante. Le pastiglie vanno cambiate regolarmente e non costano nemmeno troppo, quindi se i dischi sono a posto non mi concentrerei su di queste quanto sulla pompa del freno in sé, che ovviamente deve lavorare nel modo corretto. Per capirlo si può arrivare a fine corsa con il pedale del freno più volte per vedere che si comporti nel modo corretto dopo poche pompate. Infatti, se il kart è fermo da molto, può essere che inizialmente abbia bisogno di qualche pompata per ristabilizzarsi, però poi deve funzionare correttamente. Oltre a questo, è utile controllare che non ci siano dei segni di corrosione sulla vernice della scocca nella zona vicino alla pompa del freno. Questo perché l'olio del freno, appunto, è in grado di rimuovere molto facilmente la vernice. Quindi, verificando che questo non sia avvenuto, si ha la prova che la pompa non abbia perdite di alcun tipo. Se il telaio viene fornito con il radiatore, bisogna controllare che questo non abbia subito dei colpi o delle deformazioni e che le alette non siano eccessivamente piegate. Perché sì, è normale che con i proiettili vaganti che volano in pista le alette si possano rovinare, però non devono essere segni pesanti. Ovviamente, oltre a queste che sono le principali componentistiche che influenzano la prestazione del mezzo, è utile controllare di nuovo, ma più in dettaglio, lo stato generale del kart per vedere che sia tutto in ordine. Quindi il volante, il piantone di sterzo, le leve, i pedali, i supporti del sedile, gli uniball, i tubi dell'acqua, le diverse viti e tutto il resto dei componenti. Sono parti che sì, sono sostituibili facilmente, ma è giusto saperlo prima dell'acquisto di un mezzo, anche per valutare l'affidabilità di un venditore. Per ultimo, ma non per importanza, troviamo un piccolo trucco per capire la vera usura di un kart, ossia osservare la parte inferiore del telaio. Infatti, più è usurato e più sarà sverniciato e rigato rispetto a un telaio più fresco. Quindi mi raccomando, controllate subito questo aspetto per capire se il venditore la conti giusta sull'usura. Quindi questi erano i piccoli trucchi che ho scoperto negli ultimi mesi per valutare un kart usato. Ovviamente qui ho riportato l'esempio di un KZ praticamente nuovo, ma questi consigli possono essere riutilizzati su un kart di una qualsiasi categoria e per questo spero davvero che vi possano tornare utili. Se per caso conoscete altri aspetti da controllare in un kart usato e volete aiutare la community kartistica, vi invito a scriverlo qui sotto nei commenti così che ne possiamo discutere. Ah, mi si è spenta la videocamera. Quindi spero che questa guida di How to Kart vi sia piaciuta e che magari possa tornare utile a qualcuno di voi. Quindi per oggi è tutto e noi ci rivediamo. Alla prossima!